Sabato 18 novembre la Stardom metterà in scena Gold Rush 2023, un pay-per-view con una card davvero interessante che ci regalerà dei momenti di bel wrestling. Qua sul canale potete trovare la preview di due dei match più importanti dello show, mentre quest'oggi andremo a dare un'occhiata al resto della card, una card che sono sicuro farà felici tutti i fans della federazione di Rossi Ogawa. Signori, konnichiwa! Io sono Kirito e vi do il benvenuto sul mio canale. Prima di procedere oltre, vi invito gentilmente a iscrivervi al canale e a lasciare un like al video. Vi ricordo come sempre che per voi è completamente gratuito, ma per me e per la crescita del mio canale è di vitale importanza. Bando alle ciance e apriamo le danze con uno dei match che io personalmente attendo di più e che potrebbe essere facilmente eletto come match della serata. Stiamo parlando di Starlight Kid contro Azumi contro Suzu Suzuki. Le lottatrici in questione si affronteranno in un three-way match che è nato un po' per caso, sì, perché in origine Suzu Suzuki avrebbe dovuto competere contro Tam Nakano. La vincitrice del 5-Star Grand Prix 2023 aveva dichiarato che avrebbe sfidato il membro di Cosmic Angels proprio a Gold Rush 2023, sfatando il mito che vorrebbe la vincitrice del torneo più importante della Stardom lottare contro la campionessa Dream Kingdom. Sta di fatto che Tam Nakano non è stata resa idonea dallo staff medico della Stardom per competere a Gold Rush contro Suzu Suzuki. Di conseguenza il match annunciato valevole per la Red Belt è stato posticipato a data da definire. Allora la federazione di Rossi Ogawa ha preso la palla al balzo e con il rientro di Ki-chan dal suo infortunio ha subito indetto questo three-way match, un match che promette di regalarci spettacolo tra tre delle atlete più giovani e talentuose dell'intera federazione. Per chi segue la Stardom già da diverso tempo, sa bene quale sia il livello delle tre atlete coinvolte e sa benissimo cosa sono in grado di fare in un ring di wrestling. Abbiamo già visto in passato cosa succede quando Starlight Kid e Azumi si scontrano nel ring e sappiamo che le due lottatrici sanno sempre regalarci dei match a 5 stelle. Ecco perché con l'aggiunta di Suzu Suzuki sono sicuro che questo match entrerà diritto nella leggenda come uno dei migliori match della storia della Stardom. Il mio pronostico va in favore di Suzu Suzuki, che deve assolutamente vincere questo match per potersi presentare al meglio davanti alla sfida futura contro Tam Nakano. Passiamo al prossimo incontro, dove troviamo un match direi alquanto particolare, che da un lato potrebbe regalare sorprese positive, ma dall'altro potrebbe anche essere una delusione. Stiamo parlando di Shuri vs Alice Sink, un match che verrà combattuto sotto le regole UWF. Abbiamo già visto in passato Shuri competere in match sotto queste regole, l'ultimo proprio un mese fa a Nagoya Golden Fight contro Mina Shirakawa, ma devo ammettere che questa tipologia di match non mi hanno mai regalato sensazioni positive. Sì, perché credo che portare questa tipologia di match nel wrestling sia controproducente, proprio perché le MMA e il wrestling, anche se vicini, sono un mondo molto lontano tra di loro. È vero, tra questi due sport ci sono delle similitudini,
ma è anche vero dire che molto spesso quando si è cercato di portare questa tipologia di regole in un ring di wrestling, il più delle volte si è fallito. Come nel caso del recente match visto a SummerSlam tra Ronda Rousey e Shayna Baszler. In questo incontro avremo due esperti di MMA, perché sappiamo che Shuri arriva direttamente dal mondo delle arti marziali e sappiamo anche che prima di unirsi alla Stardom ha lottato per la UFC, mentre la sua avversaria è una vera e propria fighter. Dunque possiamo aspettarci colpi duri come la sella di un cosacco e botte da orbi tra queste due atlete che però sapranno quindi sì regalarci un match ad alto tasso di adrenalina, ma che dall'altro canto potrebbero far storcere il naso a chi vuole vedere del bel wrestling, me compreso. Il mio pronostico va comunque in favore di Shuri, che penso riuscirà a battere l'avversaria per candidarsi in futuro a match più importanti di questo, pensando magari, perché no, a riconquistare qualche titolo in federazione. Spazio ora al piatto forte di Gold Rush 2023, dove troviamo 4 team pronti a tutto pur di portarsi a casa il tesoro più ambito dell'intero pay-per-view. Il primo incontro vedrà contrapposti il team di Donna del Mondo contro il team di Oedo Tai. Match molto interessante e direi imprevedibile tra queste due ottime squadre. Il team di Donna del Mondo è rappresentato dalle attuali Artist of Stardom Champion e vorranno certamente raggiungere la finale di questo, direi, mini torneo finale che permetterà ai due team di poter competere per un premio gustosissimo. Sì, perché nel match finale i due team che riusciranno a qualificarsi lotteranno in un TLC match dove sopra le loro teste verrà appesa una palla con al suo interno un sacco di yen, e chi riuscirà ad entrare in possesso di questa palla non solo vincerà il match, ma conquisterà anche tutti gli yen al suo interno. Ecco perché anche Oedo Tai è sicuramente intenzionata ad arrivare in finale, ma a mio avviso saranno proprio Donna del Mondo a conquistare il tanto agognato pass che permetterà a loro di competere per il tesoro più ambito di tutto il pay-per-view. Nel secondo match invece troviamo Gozai, squadra composta da Konami, Ami Sorei e Saki Kashima, che dovranno vedersela contro il team di Stars, che in questa occasione sarà rappresentato dalle New Blood Tag Team Champions Anan e Sayaida e anche da Azuki. Purtroppo questo team ha dovuto scontrarsi con la sfortuna, sì, perché originariamente la squadra di Stars era composta da Mayu Iwatani e dalle Fukuoka Double Crazy, ma per colpa dei vari infortuni che stanno colpendo la federazione di Rossy Ogawa, il team è stato modificato in quello che potete vedere tuttora. Anche questo, come il precedente, è un match alquanto imprevedibile, ma penso che sarà il team di Gozai ad aggiudicarsi la finale che vedrà dunque contrapposte Donna del Mondo contro Gozai in un TLC match e che vedrà, a mio avviso, la vittoria di Donna del Mondo, che riuscirà a conquistare la tanto agognata palla stracolma di yen. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al termine del video, ma prima di salutarvi voglio brevemente menzionarvi anche la Battle Royale che sarà svolta nel kick-off e che vedrà atlete di primo ordine prenderne parte. Lottatrici del Cairo di Mina Shirakawa, Maika, Megan Bayne e così via.
Un pre-show dunque imperdibile che tutti noi abbiamo l'opportunità di vedere gratuitamente sul canale YouTube della Stardom, dunque non potete perdervelo per nessuna ragione al mondo. Una Battle Royale che penso verrà vinta da Mina Shirakawa, una Mina Shirakawa che grazie a questa vittoria riuscirà a rimettersi in carreggiata per il pay-per-view di fine anno Dream Kingdom, dove sono sicuro che avrà un match di altissimo livello. Di questo però parleremo in un prossimo video. Per ora non mi resta che passarvi la parola, dunque lasciate come sempre qua sotto nei commenti i vostri pronostici relativi al pay-per-view che ancora una volta vi ricordo andrà in onda sabato 18 novembre e che verrà come di consueto caricato su Stardom World nei giorni successivi. Un pay-per-view che promette scintille, che promette di regalarci del bel wrestling, un evento imperdibile per tutti gli amanti della Stardom e del wrestling femminile in generale. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere, per oggi è tutto. Grazie di cuore e alla prossima! Matane!